Ciao ragazzi, allora come ho promesso vi faccio un video e ho scelto una delle stanze più piene, almeno a casa mia, perché posso immaginare che in questo contesto, un po' in tutte le case, un po' con i bambini, con le persone che ci sono dentro, abbiamo una stanza dove abbiamo riversato tutto per fare un po' più di spazio. Io ho scelto la mia taverna, che è ancora in costruzione, con 2 o 3 cose, proprio per dimostrarvi che un allenamento fatto a livello anche di Krav Maga tecnico. Io non vi presenterò tecniche da fare insieme, vi dirò bene o male quello che si può fare per tenersi in allenamento utilizzando quelle che sono tante cose che noi troviamo in casa, ok? Farò un'altra lezione dove impegnerò il mio bellissimo asse da stiro per farvi capire un po' come muoversi in un contesto generale dove noi siamo chiusi in casa per necessità, ma vogliamo ancora fare qualcosa. Allora, la prima cosa da fare è trovare almeno uno spazio piccolo, non c'è bisogno di tantissimo, per mettersi in una posizione di guardia. La nostra tipica posizione di guardia, con le spalle frontali, le gambe sono ovviamente frontali, le nostre mani sono alzate. Quello che vi voglio far vedere oggi è come andare a allenare i pugni in modo da avere una massimizzazione dell'effetto appunto della tecnica. Allora, come andiamo a fare? Io ve lo consiglio innanzitutto di farlo davanti a uno specchio. Guardare noi stessi, avere noi stessi davanti a uno specchio e mirare al nostro volto è come avere un avversario di fronte, quindi ci dà un'ottima idea e fa sì che la nostra testa si possa abituare, l'omino che nella nostra testa si abitua a quello che può essere un avversario frontale. Allora, noi abbiamo detto la nostra guardia è questa. Ok? I pugni che voglio che andiate a tirare sono i semplici pugni sinistro-destro, quindi jab diretto. Da qui andiamo a fare questo, jab diretto, ok? Solo questo, jab diretto. Andremo poi a inserire gancio montante. Queste sono le cose che andiamo a fare. Per riscaldarci basta fare una normalissima tecnica di jab diretto, quello che facciamo normalmente al corso. Quindi vi ricordo che però, come vi dico sempre, uno dei pugni più importanti è il nostro jab, è uno dei pugni meno sfruttati. Quindi cosa andiamo a fare? Quando andiamo a fare il jab usiamo quello che si chiama hip snatch, quindi andiamo a usare la nostra anca per tirarlo. È una frustata di anca, non è solamente il pugno che va, ma è tutto il corpo che si esprime verso questo pugno. L'idea è questa, ok? Questa, mi raccomando, la guardia, mi raccomando, allunghiamo bene, hip snatch, da qui il destro sarà successivo e questo è uno dei pugni più semplici, perché andiamo a chiudere ovviamente la guardia. Una cosa che vi chiedo, non state fermi sulle gambe, non voglio che voi facciate questo, 1, 2 fermi sulle gambe. Come abbiamo detto sul corso, non esistono delle gambe ferme, abbiamo sempre un discreto movimento nel nostro fare, quindi se guardate le mie gambe, io quello che andrò a fare sarà 2, mi muovo sempre, ok? 1, 2, 1, 2, 1, 2, questo voglio che facciate. Quindi una semplice routine iniziale davanti allo specchio sarà in guardia 1, 2, ok? 1, 2. Subito dopo possiamo andare a aggiungere un gancio sinistro, quindi sarà 1, 2, 3, gancio sinistro, ok? 3, gancio sinistro. Subito dopo possiamo andare ad aggiungere un gancio destro, quindi sarà 1, 2, 3, 4, gancio destro. Mi raccomando, sempre la guardia. Andiamo a inserire infine quelle che sono i nostri montanti da una tecnica che parte da un semplice jab diretto. Andiamo a inserire jab diretto, gancio, gancio. Andiamo a inserire i nostri montanti, jab diretto, gancio, gancio, montante, montante. Qui poi sbizzarritevi, cioè non seguite questa tipica routine tirando 2 pugni diretti, 2 ganci e 2 montanti. Andate a mischiarli partendo sempre dai primi 2, quindi potrebbe essere 1, 2, 3, 4, può essere 1, 2, 3, 4, 5, può essere 1, 2, 3, 4, 5. Fate una routine che vi possa impegnare per almeno, non so, 1 minuto basta. 1 minuto
3 serie da 1 minuto. Poi passiamo al livello superiore. Prendete una bellissima bottiglia d'acqua da mezzo litro, fate la stessa cosa. In questo modo andiamo a mettere un po' di peso su quelli che sono i pugni. Quindi stessa identica cosa con 2 bottiglie in mano, ok? Quindi sarà 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, pam pam. Quando vediamo che, anche qui facendo delle serie a vostra scelta, vogliamo un livello più alto, prendiamo una bottiglia d'acqua da 1 litro. 1 litro questa è una bottiglia da 1,5 litri, quindi va oltre il chilo. Facciamo esattamente la stessa cosa, che la mettiamo da una parte o all'altra, possiamo tenere 2 bottiglie di pesi diversi, possiamo avere una sola bottiglia o 2 bottiglie dello stesso peso. Da qui andiamo semplicemente a fare esattamente le stesse cose. 2, 3, 4, 5, mantenendo la bottiglia. Ok? Questo, solo questo. Muovetevi, trovate un piccolo spazio, andate a lavorare anche girando, ok? Girando in pivot, 1, 2, le gambe sempre in movimento. Imparate a muovervi. Adesso che abbiamo la possibilità di lavorare a casa in piccoli spazi, facciamolo. Giriamo in piccoli spazi, cerchiamo di tenere una certa postura da poter usare per combattere, ok? Io ho finito. Vi ricordo per la mia classe che il 10-10-10-10, ok? 10 jumping jacks, 10 burpees, 10 push-ups e 10 addominali si possono fare in serie. Un esercizio abbastanza completo. Se facciamo quelli in serie, non dico di farne 10, ma fare una serie 10-10-10-10, aspettiamo 1 minuto, facciamo la seconda, aspettiamo 1 minuto, facciamo la terza, partiamo con 3 serie, con l'obiettivo di arrivare a 10 a fine di questa emergenza, noi abbiamo avuto un risultato. La stessa cosa vale con i pugni che vi ho fatti vedere. Partiamo piano con i pugni, sinistro, destro, gancio, gancio, jab, jab, scusatemi, montante, montante. Mettiamole insieme, facciamo delle serie di 1, 2, sarebbe meglio 3 minuti. Quindi una serie di questo genere con 3 minuti. Dopo andiamo a utilizzare questi. L'ideale sarebbe per lavorare almeno una mezz'oretta. Trovatevi una stanza piena, come questa, in modo da imparare a lavorare non all'aperto, dove abbiamo libertà di movimento, ma andiamo a lavorare dove non abbiamo questa libertà, tra tavolini, tra sedie, tra tante cose che abbiamo in casa. Se avete un colpitore e avete qualcuno che ve lo può reggere, la parte finale sarà ovviamente andare sul colpitore. Se non l'avete, non vi preoccupate, basta questo e poi riprenderemo tutti quanti insieme. Ora vi saluto, spero di esservi stato utile, farò un altro video e vi parlerò della mia fantastica asse da stiro, ok? Ciao a tutti ragazzi, ciao!